Nel video precedente avevamo sperimentato il comando serie ottenendo un risultato del genere. Ora vi riepilogo velocemente che cosa era stato fatto. Innanzitutto era stato creato qui in basso un rettangolo per due punti. Il secondo punto, questo qui, era regolato da questo punto dove qui avevamo le coordinate x e y del punto che definivano quindi la larghezza del rettangolo. Subito dopo al rettangolo è stato applicato un move, cioè un movimento verso l'asse z. Per fare in modo che la copia non fosse unica, ma ce ne fossero di più, è stato applicato un componente series nel quale è stato inserito nel parametro step un number slider che indica la distanza che c'è tra un rettangolo e l'altro, mentre invece nel parametro count è stato inserito un altro number slider che invece indica il numero degli elementi. Ipotizzando che questo potesse essere un edificio, io ho rinominato i due number slider cliccando qui con tasto destro e scrivendo qui altezza piano e numero piani. Ora voglio continuare l'esercizio, voglio fare in modo che questi quadrati, questi rettangoli possano ruotare su se stessi, creando quindi una forma che si attorciglia su se stessa. Quindi il comando da utilizzare è il comando rotate, quindi tasto destro, quindi doppio clic, rotate e vado a prendere il rotate che vado a collegare alle forme da ruotare, però in questo caso vediamo che la rotazione non avviene esattamente come vogliamo noi. Io vorrei che le forme ruotassero attorno al centro di queste forme, quindi in che modo io posso trovare il centro di questi rettangoli? Esiste un componente che si chiama area che collegato ad una forma ne trova il centro, quindi collegando al componente move il componente area abbiamo trovato, cioè lui ci ha trovato dei puntini posti tutti quanti al centro di questi rettangoli. Se adesso come perno della rotazione utilizzo questi puntini, la rotazione avviene lungo il centro dei quadrati, però in questo momento io non vedo ancora la rotazione perché l'angolo è impostato a un valore piccolissimo di 0,5. Infatti se io zoomassi tantissimo vedrei che c'è una piccolissima rotazione. Ovviamente io voglio una rotazione più grande. Allora come prima cosa clicco con il tasto destro e dico all'angolo di diventare un parametro degree, cioè angolo. Questa cosa mi risparmia di andare a prendere il componente rad, radiante, come avevo fatto in precedenti tutorial. Quindi quando abbiamo un angolo che vogliamo che si esprima in gradi, tasto destro, scegliamo degree. A questo punto devo fargli capire che deve ruotare, quindi creo un number slider e gli do ad esempio un valore di 360 e lo collego all'angolo. Però in questo caso vediamo che i rettangoli ruotano tutti quanti assieme, quindi ruotano tutti quanti dell'angolo che è indicato qua dentro e questo non è il risultato che io volevo. Io volevo fare in modo che a partire dal primo arrivare all'ultimo ci fosse una rotazione graduale, quindi il primo resta fermo, il secondo ruota un pochino di più, il terzo un po' di più, il quarto di più e così via fino alla fine. Quindi ho bisogno anche in questo caso di un parametro serie, quindi scrivo serie qui dentro, lo vado a collegare
a questo elemento, poi creo un number slider, questo lo porto a 10 e CTRL C, CTRL V, faccio una copia di questi due e collego al primo numero della serie, lo collego a questo elemento, il secondo numero della serie lo collego a questo elemento e il numero della serie, per fare in modo che sia sempre uguale al numero dei piani, vado a collegare il numero dei piani al numero degli elementi che devono ruotare. In questo momento i piani sono ancora fermi perché l'angolo è impostato a 0, ma se vado a ruotare questo elemento, vedete che si ha una rotazione graduale di tutti gli elementi. Qui non si capisce niente perché si stanno sovrapponendo i rettangoli che restavano fermi con i rettangoli che stanno ruotando. Se vado a nascondere, quindi vado sul move che aveva duplicato i primi rettangoli diritti, tasto destro e tolgo la preview, adesso vedete che questi rettangoli stanno ruotando in maniera graduale a partire dal basso andare verso l'alto. Quindi se adesso, come ho fatto nel tutorial precedente, volessi creare un involucro, quindi una parte esterna per questo edificio, mi basterebbe prendere il componente loft e collegarlo ai vari rettangoli. Quindi collego questo a questo e ottengo una geometria, diciamo potrebbe essere ad esempio un grattacielo, dove vado qui a regolare l'altezza dei piani, il numero dei piani e qui vado a regolare la rotazione. Più questo aumenta e più il grattacielo si attorciglia su se stesso. Quindi questo qui è il risultato finale della rotazione in serie.